Il video che stavate aspettando è arrivato, me l'avete chiesto davvero in tantissimi, un video su come riuscire a dipingere la pelle realistica. In questo video vi insegno a realizzare i colori dell'incarnato in ben 5 ritratti diversi. Ciao, benvenuti o bentornati sul mio canale. In questo video vi farò vedere come dipingere l'incarnato realistico con i colori a olio in tutte le sue tonalità e temperature. Realizzeremo insieme questi 5 ritratti utilizzando la tecnica della pittura diretta o alla prima, di cui vi parlo meglio in questo video che vi lascio linkato qui in alto a destra. Prima di incominciare non dimenticate di iscriverti al mio canale per non perdere ogni settimana nuovi video su disegno e pittura. I materiali che utilizzerò in questo video sono chiaramente i colori ad olio, questi sono in particolare quelli che ho scelto come palette limitata per l'incarnato. Il bianco per mescolanze che è composto da bianco di titanio e bianco di zinco, quindi è un bianco mediamente coprente e perfetto per le mescolanze. L'ocra gialla che è una terra gialla, coprente e monopigmento. Poi come rosso la cremisi d'alizzarina che è un rosso freddo, anche questo monopigmento PR177, anche se non si vede. E questi tre sono i colori della palette di Zorn, che ho voluto modificare aggiungendo la terra d'ombra bruciata, che è questo marrone molto scuro e opaco, anche questo monopigmento PBR7. Poi la terra verde, un verde trasparente composto dai pigmenti PG23 terra verde e PG7 verde ftalo. E infine il blu di Ossazina, che è un blu violaceo composto infatti da blu oltremare e viola di Ossazina, la lacca viola. Questi tre colori al posto del nero sono perfetti per avere delle tonalità diverse in temperatura e valore tonale rispetto al classico nero. Questi infatti sono i miei colori preferiti per dipingere l'incarnato. Per mescolare i colori utilizzerò la spatola. Vi avviso che ci saranno tante mescolanze con la spatola, quindi se non avete confidenza con la spatola e le mescolanze, andate a recuperare il video che vi lascio linkato qui in alto a destra. Come supporto per la pittura utilizzerò la carta per olio di Winsor & Newton, che è una carta peso 230 grammi che imita la texture della tela. È già preparata con del gesso acrilico, quindi ci si può dipingere direttamente senza ulteriori preparazioni. Io la trovo comodissima e ce l'ho sia in dimensione A4 che in A3. Poi come medium utilizzerò il Liquin Original, che è un medium in gel che velocizza i tempi di essiccazione dell'olio. È il mio medium preferito quando dipingo alla prima perché mi consente di lavorare molto velocemente e avere il dipinto asciutto pochi giorni dopo. Vi lascio qui in alto a destra un video approfondito su tutti i medium per olio. Poi come pennelli voglio utilizzare questi della Liquitex che ho già provato in un altro video che vi lascio linkato qui in alto a destra con gli acrilici e che oggi voglio provare con i colori ad olio. Hanno delle setole molto elastiche ma sottili e lisce, quindi lasciano i segni della pennellata senza essere però troppo invadenti. Sono pennelli professionali e di altissima qualità. In ultimo, per mescolare i colori utilizzerò una tavolozza di vetro che ho fatto io artigianalmente con una cornice a giorno. Se volete farvela anche voi, mi raccomando di vetro e non di plexiglass. Qui sotto nella descrizione del video trovate i link a tutti i materiali che vi ho menzionato. Tutti i 5 ritratti che vedrete realizzare in questo video saranno presenti nel mio nuovo corso di ritratto a olio che è in prossima uscita sulla mia Vale su Tela Academy. Per non perderti la data d'uscita e anche un fantastico sconto di lancio, non devi far altro che scaricare la mia dispensa gratuita Impara a dipingere che trovi nel link qui sotto nella descrizione del video. In questo modo ti registrerai alla mia newsletter e sarai sempre aggiornato sulle mie nuove uscite. Iniziamo con i primi ritratti. Io dipingerò sulla carta senza averla preparata ulteriormente. Ho già fatto i disegni a matita e ora vado a mettere i colori sulla tavolozza. Bianco per mescolanze, ocra gialla, cremisi d'alizzarina, terra d'ombra bruciata saranno i colori che utilizzerò per tutti gli incarnati, mentre invece terra verde e blu di Ossazina li utilizzerò in parti variabili in base al soggetto. Con la spatola prelevo anche del liquid e lo metto direttamente sulla tavolozza insieme ai colori. Iniziamo con il primo ritratto, si tratta di un volto con pelle chiara con un sottotono caldo. Con la spatola vado a formulare quelli che saranno più o meno i colori che comporranno questo incarnato. Quindi prendo ocra gialla, cremisi d'alizzarina e bianco per creare questo tono carne base che ora vado a modificare. Lo divido in parti e una prima porzione la mescolo con del bianco per ottenere un colore molto chiaro che può essere adatto alle mie zone più illuminate.
Un'altra porzione la mescolo con meno bianco per avere una tonalità che sia una via di mezzo tra le altre due. Un'altra porzione di questo colore base la vado a mescolare con della terra d'ombra bruciata, della terra verde e della cremisi d'alizzarina per ottenere una tonalità perfetta per le zone d'ombra. Ora che ho tutti i toni base sulla tavolozza sono pronta per partire. Prendo un po' di liquin con il pennello, questo è piatto corto numero 6, e inizio con il mezzotono chiaro. Stendo il colore esattamente dove lo vedo nell'immagine di riferimento, che trovate qui sotto nella descrizione del video, e mano a mano vado a mescolarlo con le tonalità più chiare o più scure per avere sempre la tonalità perfetta per il punto in cui la sto stendendo. Con il pennello piatto lungo, nella dimensione 2, vado a prendere delle tonalità più scure per iniziare a dare volume al volto. Uso il pennello nella dimensione 2 per le zone più piccole, mentre per le zone più ampie torno ad utilizzare il pennello 6. Questo mi consente di stendere il colore a tinte piatte e omogenee senza cadere nelle sfumature. Per i primi stadi del dipinto, infatti, è fondamentale non sfumare per avere ben definiti tutti i volumi. Ora mi vedete prendere un po' di terra verde per desaturare queste zone d'ombra. Per realizzare un incarnato realistico, infatti, è fondamentale accostare tonalità più o meno sature o più o meno fredde nella maniera corretta. Ora, con un pennello tondo nella dimensione 2, torno all'attacco con le massime ombre e utilizzo terra d'ombra bruciata e cremisi d'alizzarina. Per il tono delle labbra vado a creare una tonalità rosata, anzi pescata, mescolando bianco, cremisi d'alizzarina e ocra gialla. Questo è importante perché l'ocra mantiene la tonalità calda, gialla, tipica di questo incarnato. Per le parti in ombra delle labbra ci basterà aggiungere cremisi d'alizzarina e terra verde per avere una tonalità leggermente più scura ed desaturata. Ed ecco qui il nostro primo ritratto dall'incarnato chiaro con un sottotono caldo. Vediamo ora come usare queste stesse mescolanze per un incarnato chiaro dal sottotono rosato. Praticamente andrò ad aggiungere alle tonalità che ho fatto prima una maggiore quantità di cremisi d'alizzarina. Mi raccomando, per mantenere uguale il valore tonale bisogna aggiungere anche un po' di bianco. Procedo esattamente allo stesso modo andando a stendere i mezzi toni, le luci e poi le tonalità d'ombra. Per le ombre vado a mescolare la tonalità scura che ho già fatto prima con una maggiore quantità di cremisi d'alizzarina e del verde, che siccome è il colore complementare del rosso va ad abbassare la saturazione della mescolanza, rendendo questa tonalità perfetta per le ombre. Con il pennello freestyle piatto lungo nella dimensione 2 vado a stendere questa tonalità scura in tutte le zone in ombra del volto. Se è la prima volta che seguite il mio percorso pittorico potrà sembrarvi un po' strano o anti-intuitivo. Nel caso comunque vi ricordo che potete trovare qui sul mio canale un sacco di altri video sempre sulla pittura e qui in descrizione trovate il link al mio corso di pittura super completo integralmente online che potete seguire quando e dove volete. Per il colore delle labbra procedo esattamente come prima, ma bilanciando diversamente le tonalità. Quindi parto da cremisi d'alizzarina più bianco e aggiungo una puntina di ocra, ottenendo una tonalità rosata che sul ritratto di prima sarebbe sembrata falsa come un rossetto, mentre invece su questo incarnato appare molto più naturale. Con questi colori posso ottenere anche la tonalità dei capelli mescolando terra d'ombra bruciata, cremisi d'alizzarina e ocra gialla. Ottengo proprio la tonalità ramata di questi capelli. Ed ecco qui anche il nostro secondo ritratto con pelle chiara. Ora che sono terminati potete fare caso meglio alle differenze nelle tonalità di luci, mezzitoni e ombre nei due visi. Passiamo ora a degli incarnati medi. Come vedete ho rimosso le precedenti mescolanze e riparto da zero. Per la tonalità del mezzotono mescolo ocra gialla in grande quantità, una punta di cremisi d'alizzarina, del bianco e una punta di terra d'ombra bruciata. Aggiungo il liquid alla mescolanza per rendere la pittura più fluida e scorrevole. Voglio scurire questa mescolanza, quindi aggiungo un po' di terra d'ombra bruciata e ancora un po' di cremisi d'alizzarina. Divido questa mescolanza e una parte la mescolo con ancora più terra d'ombra bruciata e del bianco. Perché? Perché mescolando un colore scuro come la terra d'ombra bruciata e del bianco, e qui aggiungo anche una punta di verde, mi porta ad abbassare la saturazione della mescolanza. Poi invece se voglio aumentarla di nuovo aggiungo del rosso o del giallo ocra in base alla necessità. Per creare il mezzotono chiaro mescolo queste tonalità a una maggiore quantità di bianco e di giallo ocra. Questa tonalità assomiglia un po' a quelle che ho utilizzato nei ritratti precedenti per il mezzotono scuro.
Per le tonalità più chiare aggiungo a questa mescolanza del bianco e del giallo ocra e ottengo così il colore perfetto per le tonalità più chiare. Prelevo del liquid con il pennello e poi inizio a stendere il colore più chiaro. Mi rendo conto subito che il colore è un po' scuro, quindi aggiungo del bianco direttamente con il pennello. E poi stendo questo colore dove lo vedo nell'immagine di riferimento. Il processo è esattamente lo stesso che ho utilizzato prima. Quello che cambia sono i rapporti tra i vari colori all'interno delle mescolanze. Per tonalizzare il mezzotono scuro utilizzo un po' di terra verde. Già solo con questo mezzotono fate caso a quanto il volto inizia a prendere volume. Passo ora alle ombre, sempre con il pennello piatto in dimensione 6, vado a stendere questa tonalità scura e rossastra nelle ombre del collo. Ora aggiusto l'intensità delle zone d'ombra e poi con un colore molto chiaro e materico definisco i punti di massima luce. Come vedete qui si tratta di alcuni tocchi all'interno del mezzotono chiaro. Li abbiamo fatti anche per gli incarnati più chiari, ma contrastavano di meno, chiaramente. Ora faccio il colore delle labbra. La base è sempre la stessa, bianco per mescolanza, creme di dalizzarina, ocra gialla e una puntina di liquid. Ottengo così una tonalità pesca che è molto naturale su questo incarnato. Per le zone d'ombra utilizzo un po' delle mescolanze che ho usato prima sui mezzi toni scuri e un po' di terra d'ombra bruciata. Per le tonalità ancora più scure, come quelle per i capelli e le sopracciglia, aggiungo alla mescolanza anche una punta di blu di ossazina. Questo blu freddo e violaceo mi aiuta ad avere delle tonalità scure che siano neutre se non tendenti al freddo. In questo modo il contrasto di temperatura tra il marrone scuro della terra d'ombra bruciata e questa mescolanza che ho ottenuto anche con il blu di ossazina mi permette di ottenere dei colori molto più realistici. Vediamo ora come ottenere un altro incarnato medio ma più scuro. Visto che qui le tonalità non cambiano di molto, utilizzerò per la maggior parte le mescolanze che ho realizzato prima. Ora però sto facendo un altro tono di base che sarà il mezzotono da cui partire per poi fare le luci e le ombre. Sto utilizzando uno dei colori mescolati prima e ci ho aggiunto ocra, cremisi dalizzarina, terra d'ombra bruciata e liquid. Come sempre inizio a stendere questo colore dove lo vedo nell'immagine di riferimento e se poi noto che ci sono delle variazioni da apportare lo modifico direttamente con il pennello sulla tavolozza. Ad esempio per questa tonalità ho aggiunto più ocra e più bianco. Per i mezzi toni chiari ora vado a utilizzare una delle mescolanze che ho fatto prima e la schiarisco ulteriormente con un po' di bianco. Ti ricordo che se vuoi imparare a dipingere insieme a me, trovi qui sotto il link al mio corso online di pittura, che ora puoi anche provare gratuitamente per 7 giorni. Nei volti con pelle scura, le labbra non hanno un colore definito e unico come nei volti con pelle media o chiara, ma hanno una parte rosata principalmente al centro delle labbra o del labbro inferiore. Vedete quindi che applico questa tonalità di un rosa caldo ma non aranciato e poi la mescolo con le tonalità che ho utilizzato anche per il resto del volto. Per dare volume alle labbra e rendere le parti in ombra utilizzo questo marrone caldo specialmente per gli angoli delle labbra. Per la linea di demarcazione tra le due labbra utilizzo il marrone ancora più scuro. Anche qui per le tonalità più scure dobbiamo andare a distinguere tra marroni caldi e marroni freddi, specialmente perché le zone in massima ombra hanno tendenzialmente una tonalità più fredda rispetto alle ombre più chiare. Quindi per la parte sotto alla mandibola uso questo marrone che ha dentro una percentuale di blu di ossazina. La stessa cosa la farei per il colore dei capelli, qui però in questa immagine di riferimento non si vedono i capelli della ragazza perché indossa un turbante, ma comunque voglio utilizzare un marrone freddo che ha dentro appunto il blu di ossazina. Così facendo questa tonalità scura contrasterà molto di più con il resto dell'incarnato, non solo perché è più scura ma anche perché è più fredda. Ed ecco finito anche questo ritratto. Andiamo a vedere un ultimo volto che ha un incarnato ancora più scuro. Le tonalità che ho mescolato prima le accorpo, le mescolo tutte insieme e le tengo buone per quelli che possono essere i mezzi toni o i punti di luce. Vado però a creare altre tonalità che saranno quelle che utilizzerò per la maggior parte. Quindi prendo ocra gialla, terra d'ombra bruciata, un po' di cremisi dalizzarina e ottengo un marrone caldo che mi tengo buono come colore per i mezzi toni. Dopodiché vado a creare una tonalità molto più scura che utilizzerò per le ombre con terra d'ombra bruciata, ocra gialla, cremisi dalizzarina e blu di ossazina.
Quando la pittura diventa un po' rigida da stendere, aggiungo un po' di liquid così da farla fluire molto meglio nelle mescolanze. Parte di questa tonalità la mescolo con ancora un po' di blu di ossazina per avere una versione ancora più scura. Qui si tratta di una fotografia fatta in studio con delle belle luci riflesse da dietro, che creano delle tonalità grigiastre quando vengono riflesse da una pelle così scura. Creo quindi questo grigio mescolando bianco, terra d'ombra bruciata e blu di ossazina. Ora che ho i miei colori pronti, prendo un po' di liquid con il pennello e inizio a dipingere, partendo come sempre dai mezzi toni. In questo caso ho iniziato con un mezzotono molto scuro e poi sono passata subito direttamente alle ombre. È difficile dipingere con dei colori così scuri su un fondo bianco, quindi per gli incarnati più scuri vi consiglio di fare prima una sottopittura per partire almeno da un mezzotono. Passo poi ai mezzi toni chiari e, come sempre, vado a stenderli esattamente dove li vedo nell'immagine di riferimento. In questa fase intermedia l'immagine che vedete può essere un po' confusa proprio perché il bianco del foglio è un po' un intruso in questo dipinto. Cerco di posizionare il colore esatto nella posizione esatta, quindi in base alla posizione vado a tonalizzarlo con dell'ocra oppure con del rosso oppure addirittura con del grigio. Specialmente nei volti maschili, infatti, la zona intorno alle labbra tende ad avere un sottotono grigiastro perché la barba sottopelle va a spegnere la tonalità dell'incarnato. Il grigio più chiaro che ho formulato all'inizio lo stendo in tutta quella parte del volto laterale dove c'è la luce riflessa. A questo punto vado a chiudere gli spazi bianchi con un mezzotono scuro, il colore che mancava per unire tutti i puntini. Questo approccio, se non siete abituati al mio metodo o se non avete seguito i miei corsi, potrà sembrarvi controintuitivo, ma in realtà è il modo migliore per ottenere più velocemente possibile e al primo colpo un dipinto che abbia volume e che abbia i giusti accostamenti di valore tonale, temperatura e saturazione, anche perché nella pittura alla prima possiamo stratificare fino a un certo punto, quindi è meglio mettere il colore esattamente al posto giusto nel momento giusto. Per il colore delle labbra sto utilizzando esattamente gli stessi colori che avevo formulato prima e, come prima, abbiamo un rosa al centro del labbro inferiore e ai lati abbiamo gli stessi colori che troviamo anche nell'incarnato. Qui, siccome abbiamo delle labbra molto importanti e che non si distinguono dal resto del volto per il colore, vanno distinte attraverso il volume, quindi è importante riuscire a rendere il volume delle parti rientranti e sporgenti attraverso un buon chiaroscuro. E infine, come prima, per i dettagli come sopracciglia e capelli, utilizzo un marrone scuro con del blu di ossazina per renderlo più freddo e della tonalità corretta. Aggiungo gli ultimi tocchi ed ecco finito anche il nostro ultimo ritratto. Bene, come vedete non servono tantissimi colori per ottenere qualsiasi tipo di incarnato. Con la selezione di 6 colori che vi ho mostrato in questo video potete ottenere qualsiasi colore della pelle che sia realistico. Se non avete ancora dei colori ad olio, vi lascio qui sotto in descrizione il link al mio kit per pittura, in cui troverete tutti i colori a olio Winton che vi servono, ma anche liquid, carta e pennelli. Fatemi sapere se questo video vi è stato utile e se avete altre domande lasciatemele qui sotto nei commenti per un'eventuale parte 2. Vi ricordo che tutti questi ritratti saranno presenti in tempo reale e completamente narrati nel mio prossimo corso di pittura sul ritratto a olio. Se questo video vi è piaciuto non dimenticate di lasciarmi un bel like e di iscrivervi al mio canale per non perdere ogni settimana nuovi video su disegno e pittura. Per oggi è tutto, ci vediamo sabato prossimo in un nuovo video. Ciao!